Buongiorno, come va oggi? Qui veramente una temperatura bassissima, freddo, però almeno c'è il sole meraviglioso ed è sempre più bello. Metto a posto la maglietta perché mi sono un po' stropicciata. Allora, ieri abbiamo parlato delle nostre suocere meravigliose, oggi parliamo degli suoi figli, anzi degli nostri mariti o compagni o quello che è. Cioè, meglio detto, rispondo alla domanda della B che dice perché tutte le mie storie sono così terribili e perché io attiro sempre questo tipo di uomini. Allora, è un po' generica e simpatica questa domanda. Ripeto che noi abbiamo già fatto le affermazioni sull'amore, sui sentimenti e su... Abbiamo anche approfondito un po' questo argomento, però specificamente a questa domanda, alla nostra cara B, vado a rispondere in questo modo. Se succede, a tutti noi succede, ma dico, se vi riconoscete dietro il fatto che state facendo nella vostra vita qualcosa che non vi piace, che siete nella situazione di accontentare gli altri, che state scendendo a compromessi e vi stando stretto questa emozione, se vi rendete conto che state maltrattando voi stessi fisicamente, con le diete, con gli abusi dello sport, piuttosto che vi state maltrattando psicologicamente, non dormite, scendete a compromessi, state uscendo dal vostro equilibrio, da quello che siete voi, per accontentare qualcun altro, siete sulla strada sbagliata. Allora, non è il problema nel partner che è entrato nella nostra vita. Per certi aspetti lui probabilmente non è una persona meravigliosa, ma non è questo che stiamo adesso affrontando. Stiamo affrontando perché noi attiriamo questo tipo di persone. Appunto, perché? La domanda dovete farla voi stessi. E questa è la energia su quale noi andiamo a lavorare. Riconoscere proprio su questa domanda dentro di voi, rispondendovi con tutta la sincerità, due cose. La prima, quali sono queste similitudini che hanno questi compagni, come dite voi, sempre uguali? E dietro ogni questa simile situazione che vi sta producendo un malessere c'è un legame, c'è un'emozione che andiamo dopo successivamente a cambiare. E seconda, molto più importante, cos'è che vi porta? Perché vi serve a voi questa persona? Voi direte adesso, no, non è vero, non mi serve, perché se mi serviva io oggi non ti farei questa domanda, ma invece sul livello profondo noi tutti facciamo le scelte perché per qualche motivo ci servono. Allora, nel caso di questa persona che mi ha detto che non si sente né fisicamente né emotivamente in nessun modo accettata, rispettata, amata e via così, abbiamo riconosciuto una cosa. Per questo dico a cosa gli serve. A cosa ci serve scegliere un determinato partner o un determinato malessere. Potrebbe succedere che noi, per esempio, scegliamo un partner che non sentendoci mai abbastanza buoni, bravi, belli, sani e via così, che lo usiamo in tutta la suo disinteresse come spinta che ci obbliga a prendersi cura di noi stessi, cioè noi ci concediamo il diritto di andare in palestra, occuparsi del cibo che mangiamo, prendersi cura del nostro corpo, riposarsi, perché siamo nella condizione mentale che ci dice solo con il permesso, ok, di un uomo noi possiamo concederci questa cosa qua o solo con il desiderio di accontentare un uomo, non noi stessi, ma un'altra persona, noi ci possiamo permettere di prendersi cura di noi o via così. Allora, questa è l'emozione molto importante perché tutto ciò ci lega a un discorso, come abbiamo detto nel passato, però
Cos'è che è successo effettivamente? Vuoi che in famiglia in quale siamo nati abbiamo visto la nostra madre che si occupa in modo incondizionato di tutti e non dà a se stessa diritto di prendersi cura di se stessa, o siamo stati abbandonati, o abbiamo vissuto questa condizione del padre famiglia molto importante che spinge e va rispettato solo quello che pensa, vede lui. Qualsiasi è la motivazione, noi abbiamo accettato come nostra verità, ok, il concetto in quale non siamo abbastanza bravi mai, e soprattutto senza autorizzazione di qualcun altro noi non abbiamo diritto. Ok? Su questo andiamo ad attirare, su questo programma noi andiamo a attirare gli uomini che ci sostituiscano questa emozione, che sono nel nostro macinino di caffè e che ci spingano in questa direzione. Allora, io quello che vi posso consigliare è prima cosa di scrivervi queste similitudini di emozioni e motivazioni per cosa vi servano, ok? Pensateci un attimo quando dico per cosa vi servono, cosa voi non fareste per voi stessi se forse non è questo partner e per che cosa lo state utilizzando questa cosa qua. Una volta sinceramente risposto a questo, potete scegliere appunto che questa emozione non vi appartiene più, voi non la volete più. Ok, come l'avete accettato una volta come tale verità, oggi avete deciso di no e potete proprio ripetervi questa cosa. Mi libero di questo obbligo, mi libero di questa affermazione e la sostituite proprio con un'affermazione positiva, cioè io posso scegliere per me, posso occuparmi di me, posso essere amata e via così. Dopo vi farò ancora qualche affermazione. Questo è molto importante di comprendere in questo concetto di emozioni. Vi consiglio anche di scrivere a pezzettini di carta, mettervi nel vostro portafoglio o in giro per la casa, tutti questi opposti che vi possano ricordare agli vostri diritti e quello che voi oggi avete scelto per vostra emozione, cioè per quello che voi aspettate che partner prova per voi. In questo caso il rispetto, amore, attrazione fisica, qualsiasi cosa sia, la libertà finanziaria, essere amati anche in pigiama con i capelli spettinati, qualsiasi cosa sia, ma deve partire dal presupposto che siete voi che vi amate profondamente in queste condizioni. Allora, cosa voglio dire con questo? Una volta stabilito le emozioni, adesso li ripetiamo. Potete semplicemente chiudervi gli occhi, respirare profondamente e dire io conosco la felicità, conosco la mia libertà, scelgo per me fare tutte le cose che mi rendano piena di salute, molto elastica, molto attraente. Io conosco di poter essere attraente fisicamente, mentalmente intelligente, presa in considerazione, amata profondamente. Di conseguenza tutte queste affermazioni andate a ripetervi in contesto adeguato per voi a base di queste emozioni che abbiamo stabilito. Potete, come abbiamo detto, scriverli e anche ripeterli più volte al giorno attraverso la meditazione o semplicemente attraverso l'ascolto. Con questa cosa qua voi sarete in grado di attirare la persona giusta per voi. Perché ricordatevi, e questa è la cosa che io cerco di ricordarmi sempre in qualsiasi circostanza nella mia vita, non solo riferita al compagno, al mio marito, ma quando mi sento insoddisfatta e impaurita di qualsiasi cosa e pretendo che qualcun altro dall'esterno risolve questo problema, incluso il divino, ok? Io cos'è che faccio? Dico a me stessa, tu lo vorresti fare per te. Se è una cosa che mi farebbe bene e sarebbe giusta che io lo faccio per me, ok? Allora decido di farla per me, perché se non lo faccio io per me, perché qualcun altro dovrebbe occuparsi di questa cosa qua? Se invece
non è sana per me, non lo farei o non mi cambia la vita, per intenderci, lascio perdere, perché questo vuol dire che io mi sono trovata in quella situazione non perché farebbe bene a me, ma perché voglio accontentare qualcun altro, ok? Non toglie il fatto che io ho il diritto di accontentare anche le persone che amo. Non stiamo parlando di richiudersi nel proprio egoismo completo, stiamo parlando però anche di non rinunciare all'amore verso di noi. Ricordatevi, se voi siete in grado di fare per voi stessi tutto ciò, allora sarà in grado anche il vostro partner. Allora, cara B, amati profondamente, prenditi cura di te, se insisti, se consideri che alcun aspetto fisico per la salute, trovati la voglia di farlo indipendente da un uomo che lo desidera che tu sia così. Fallo per te, desidera tu per te questa cosa qua e allora sarai in grado di circondarti con le OQP, Only Quality People. Vi voglio un gran bene, spero di aver risposto a questa domanda in modo equo. Se avete bisogno anche di ulteriori affermazioni, abbiamo già fatto sul livello dell'amore, tornate alle positive vibration, alle emozioni o positive vibration nell'amore e ripetete queste affermazioni. Vi auguro buona giornata e divertitevi.